Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come sapete ragazzi, con l'uscita della E8, quindi della piattaforma elettrica di casa HB Racing, abbiamo completato la linea buggy con i nuovi automodelli, quindi la D8 versione Nitro e la E8 versione elettrica. Stiamo vendendo e mettendo sul mercato numerosi modelli ogni settimana. Quindi ho deciso di farvi un piccolo vademecum dei 6 parametri di regolazione che utilizzo per la maggiore cambiando da pista a pista. Quindi quali sono le 6 regolazioni che a mio modo di vedere rivoluzionano in modo più efficace la macchina. Vi spiegherò come le uso, vi spiegherò i range che utilizzo di queste regolazioni e ovviamente vi dirò quali sono. Questo video è basato sulla mia esperienza personale, quindi ragazzi è quello che faccio io. Non è un dogma, non è una cosa alla quale voi siete obbligati a venire dietro, però quello che vi consiglio di fare è di provare a lavorare su questi 6 parametri prima degli altri, perché come sapete ogni macchina ha le sue caratteristiche peculiari, ogni macchina sente più o meno alcune regolazioni, ogni macchina agisce in un modo diverso alle regolazioni e ai parametri che vengano impostati su di essa. Quindi cosa faccio io? Io per prima cosa muovo questi parametri nell'esatto ordine in cui ve li dirò. Ovviamente ragazzi tralascerò tutto quello che riguarda le gomme, che vengono ovviamente prima di tutti questi parametri, perché ovviamente io consiglio sempre di arrivare in pista con il vostro setup base, di fare una bella carrellata di disegni e di mescole di gomme che avete a disposizione, di identificare per prima cosa la gomma che vi resta più semplice da guidare e al contempo che sia più performante. Ma a seguito di questo dobbiamo iniziare a lavorare sulla macchina e quindi vi spiego dal setup base, partendo dal numero 1, quali sono i parametri che utilizzo maggiormente. Il parametro numero 1 ragazzi sono sicuramente gli ammortizzatori. Ovviamente per ammortizzatori intendo tutto quello che li riguarda: molle, pistoni, olio e tipologia di ammortizzatore. Non c'è gara dove non si debba lavorare sugli ammortizzatori. Gli ammortizzatori sono una componente fondamentale del setup che viene dopo soltanto alle gomme. Dopo tantissime prove ho praticamente bloccato il diametro ed il numero dei fori degli ammortizzatori, quindi utilizzo sempre 5 fori per 1,5 all'anteriore e 5 fori per 1,6 al posteriore. So di altri piloti che usano altre configurazioni. Per quanto mi riguarda ho provato i 6 fori, ho provato gli 8 fori, ho provato i 5 fori con diametri diversi, ma ogni volta che metto i 5 fori da 1,5, 5 fori da 1,6, a mio parere sono sempre la migliore configurazione che si adatta maggiormente al mio stile di guida e alle piste che ho frequentato fino ad oggi. Uso una differenza di olio di 50 cps più duro al posteriore, quindi ad esempio se parto con 400 sull'anteriore userò 450 sul posteriore. Questo ripeto vale sempre per il mio stile di guida. Se volete una macchina un po' più semplice da guidare mettete lo stesso olio davanti e dietro, oppure addirittura più duri davanti rispetto al posteriore. E i range di olio che utilizzo sono all'anteriore da 350 cps fino ad arrivare a 500 cps, sul posteriore invece da 400 cps fino ad arrivare a 550 cps. Ovviamente ragazzi consiglio oli FD Tech e ovviamente ragazzi se state cercando le punte calibrate per fare i fori nei vostri pistoni ammo, perché di serie non ci sono i 5 fori da 1,5, 5 fori da 1,6, dovrete ripassarveli voi con un trapanino a mano e quindi vi serviranno le punte. Vi lascio tutti i link in descrizione. Ovviamente troverete anche i link in descrizione degli oli che ho menzionato. Per quanto riguarda le molle ragazzi, non sono tantissime quelle che utilizzo e variano dalle oro anteriori con le gialle in accoppiata sul posteriore
che è il mio setup base, quello con cui parto, per spostarsi sul giallo-blu, giallo anteriore e blu posteriore in casi di basso grip, quando ho bisogno di maggior sterzo, e invece se volete una macchina un po' più facile, oro all'anteriore e blu al posteriore, quindi 2 step di durezza di differenza. Per la macchina Eco, quindi l'elettrica, si sale di 1 step, quindi rosso anteriore con oro posteriore, oro e giallo in caso di pista con basso grip quando volete sterzo, e invece 2 step di molle di differenza quando volete la macchina un po' più facile da guidare. Per quanto riguarda la tipologia di ammortizzatori, ricordo che esistano vented, a membrana e ad emulsione. Io i vented ancora non li ho provati perché sono affinamenti che si fanno quando si ha chiaro un po' tutto i parametri di regolazione della macchina. Io l'ho provata ancora poco onestamente, e oltretutto questa piattaforma ha tantissime regolazioni che voglio provare bene e che voglio affinare al 100% per il mio stile di guida prima di iniziare a provare configurazioni particolari sugli ammortizzatori. Quindi ho utilizzato sempre o membrana o emulsione, e posso fare una stima che nel 90% dei casi utilizzo la membrana. Talvolta metto una piccola spugnetta dietro la membrana su piste ad alto grip, salti molto alti, altre volte invece le lascio senza la spugnetta, ma l'emulsione l'ho usata sì e no un paio di volte da quando ho la macchina. Comunque le alterno. Il secondo parametro che vado a toccare in ordine di importanza è l'altezza da terra. Ragazzi, l'altezza da terra è un parametro che rivoluziona completamente la vostra auto. Io su questa macchina sono solito andare molto basso, tenete conto che ho trovato sempre piste con altissimo grip, e quindi utilizzo una differenza tra anteriore e posteriore di 4 o 5 mm, e vado da un range che va da 19 mm a 24 mm per l'anteriore e da 24 mm a 28 mm per il posteriore. Solitamente vado 21-25, però ragazzi la macchina è così, è molto bassa, quindi potreste avere qualche problema sui salti se non entrate belli decisi, quindi magari alzatela un po' e poi trovate la vostra migliore configurazione lavorando appunto sulle ghiere degli ammortizzatori. Se la vostra pista ha un alto grip, usate una macchina più bassa. Se la vostra pista avrà basso grip, usate una macchina più alta. Aumentate il delta, quindi la differenza tra anteriore e posteriore se volete più grip in accelerazione, e abbassate la macchina dietro se volete più scorrimento, più scivolamento in rilascio, se vi manca sterzo nelle curve lente. Il terzo parametro in ordine di importanza che tocco quasi sempre su ogni pista è l'alettone. L'alettone, ragazzi, utilizzo il suo originale come setup di partenza, oppure utilizzo il beta con i fori, con il supporto basso dell'alettone, quello short, oppure utilizzo l'HB Racing forato. Quindi sul beta, se volete usare il beta, fate 6 fori da 12,5 mm e usatelo se volete più velocità a centro curva ma con un retrotreno più stabile. Utilizzate invece il suo standard senza fori se volete stabilità sul veloce e una macchina sostanzialmente abbastanza neutra, mentre utilizzate il suo alettone con i fori, e io faccio 4 fori per ogni campata da 8 mm, se volete più scorrimento in curva ma con il retrotreno che parte in modo più repentino. Questi purtroppo vanno alternati, dobbiamo provarli da pista a pista, quindi teneteli magari pronti con il loro supporto e già forati in modo che non potete sbagliare, e alternateli da pista a pista. Sono semplicemente 2 viti per cambiare l'alettone, e provateli in tutte le piste e trovate quello che più si addice al vostro stile di guida. Il quarto parametro dove vado a lavorare durante le mie gare e i miei test è la barra anteriore. Qui ragazzi c'è poco da dire, io la barra posteriore la tengo sempre a 2.8 bloccata, è una cosa che sinceramente non vi consiglio di fare, io però faccio così. Ho fatto anche un video
sulle barre antirollio, vi lascio chiaramente un link in alto a destra se volete riguardarvelo, e io modifico soltanto la barra anteriore, parto sempre da 2,3 come setup base e mi sposto da un range che va da 2 mm a 2,5. Ricordo che le barre HB Racing salgono di 0,1 per step. Chiaramente scendo di barra se voglio uno sterzo più repentino e salgo se sento necessità di avere il comando dello sterzo un po' più permissivo. Il quinto parametro dove vado a lavorare in ordine di importanza è la convergenza anteriore. Io ragazzi uso una convergenza anteriore che parte come setup base da circa -1 grado, quindi 1 grado aperta, e se ho bisogno di una macchina meno incisiva vado a aprire ancora di più le gomme da uno step che va da 0,5 mm, 1 mm o massimo 1,5 mm di distanza tra uniball e uniball presi con il calibro. E l'ultimo parametro, che in realtà ragazzi questo l'ho lasciato per ultimo, ma è in realtà uno step intermedio, perché è un parametro importantissimo per quanto riguarda la macchina. L'ho messo per ultimo perché anche su questi capita alle volte che non bisogna lavorarci, ma capita invece tante piste dove ci si deve lavorare tantissimo, e sono i differenziali. Quindi l'ho messo a sesto posto perché se diciamo affrontate sempre piste con medio grip, come diciamo la maggior parte delle persone fa, non necessitano di grandi spostamenti. Ma se come me vi trovate una pista come la Spagna dove c'è un grip assurdo, e una pista come la rampa dove c'è lucido e bassissimo grip, ovviamente ci dovete lavorare. In estate su piste a medio alto grip io parto 20.000, 20.000, 7.000. Ovviamente vi consiglio di andare leggermente più morbidi a voi, quindi ad esempio un 15-15 6, un 15-15-5, qualcosa di questo tipo. Se c'è poco grip calate, quindi io ad esempio alla rampa ho usato 10-10-4, ricordo che alla rampa a causa della pioggia la pista si era lucidata molto, andavamo con le gomme clay e quindi siamo stati costretti a calare molto i differenziali. A Volandia ho usato 15-15-6, definiamolo come un medio grip, e ragazzi in Spagna dove c'era un grip assurdo sono arrivato a utilizzare 40.000 sull'anteriore, 60.000 nel centrale e 10.000 nel posteriore. Quindi per darvi alcune linee guida, il centrale vi consiglio di usarlo più duro possibile in relazione a come riuscite a guidare la macchina. Per riuscire a guidare non vuol dire fare un best lap, vuol dire girare 15-20 minuti con il minor numero di errori possibili. Quindi partite magari da un 10.000 e poi provate a salire piano piano fin quando non vedete che è troppo per la vostra guida e che non avete più la sensibilità di riuscire a guidare bene la macchina. Il posteriore ragazzi usatelo per gestire la rotazione in curva. Se userete un differenziale più morbido avrete maggiore rotazione in curva, ma chiaramente avrete minor spinta in accelerazione. Se usate un differenziale più duro al contrario avete minore rotazione in curva, quindi la macchina tende a non curvare repentinamente col posteriore, ma avrete molta più spinta. Quindi trovate il vostro giusto compromesso e utilizzatelo in quel modo. Il differenziale anteriore ragazzi usatelo come base di regolazione in base al grip della pista, quindi come ripeto da un massimo penso delle piste che incontrerete voi di 20.000 fino a un minimo di 7.000 in base al grip della pista, e conseguentemente partendo dall'anteriore dovrete poi andare ad adattare gli altri differenziali. Quindi se usate un differenziale uguale tra anteriore e centrale, il posteriore andrà di conseguenza a questi due. Quindi l'anteriore usatelo un po' come base, guardate il livello di grip della pista e partite da, che ne so, un 10.000 per piste a medio-basso grip, un 15.000 per piste ad alto grip, un 20.000 per piste ad altissimo grip, e poi gli altri li regolate di conseguenza. Bene ragazzi, spero con questo video di avervi dato alcune linee guida per utilizzare al meglio la vostra D8 o E8 World Spec di casa HB Racing.
Se voi usate altri parametri di setup e vi trovate bene ad utilizzare altri parametri di setup, scrivetelo nei commenti, mi raccomando ragazzi, tenetemi partecipe di come lavorate sulle vostre auto. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate una valanga di like, perché ce n'è davvero tanto bisogno, e ragazzi iscrivetevi al canale. Abbiamo meno della metà delle persone che guardano i video che sono iscritti al canale, quindi ragazzi è importante per me come creator di contenuti avere voi iscritti al canale. Quindi ragazzi cliccate sul tasto iscriviti, cliccate sulla campanellina, così ogni volta che esce un nuovo video vi arrivano le notifiche direttamente dal browser che state utilizzando o sul cellulare, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!